fumatori crash. No. Seconda tappa dell'europeo IRC su strada. Siamo a Schleiz, nel centro della Germania, in un circuito semipermanente. Non è proprio come Engelo, dove era proprio solo strada, ma è un mix. Come potete vedere, qui circuito, c'è qualche fattoria anche là dietro, insomma così, ma circuito, e poi vi girate. Qua è proprio la discesa dove arrivate proprio a 250 all'ora staccatone. Se andate lunghi, cittadella, dove magari potete comprare il pane se ormai non fate più a tempo a girarvi e ripartire con la gara. Ma in ogni caso qui, signori miei, avrà lo scontro tra due mondi: gli stradisti e i pistaioli. Perché vi ho parlato di scontro? La tappa di Schleiz è molto particolare. Ci corre sia l'IDM, per capirci il campionato nazionale tedesco, sia l'IRRC, ma per i primi è la pista più old school e borderline del campionato. Invece per l'europeo su strada è quella più pistaiola di tutte. Questo porta i piloti dei due mondi a incontrarsi e soprattutto scontrarsi. Quante volte abbiamo sentito gli esperti del divano blaterare che Dunlop, l'essere umano più vincente all'isola di Man, è un fermo perché va forte solo lì. Oppure al contrario, che i pistaioli sono delle femminucce che non sarebbero mai competitivi su strada. Bene, qui a Schleiz avremo molte risposte. Ho avuto un po' di casini col freno all'inizio, però 27,5 porca Sei un pazzo. Ho fatto i primi giri che ho detto, ma adesso è l'ultimo Ti sei attaccato a uno. mi è passato uno, mi fa così. Non hai capito un cazzo. Mi avevo visto un giro, poi Ti ha fatto segno di spostarti. dopo mi sentiva dietro, si è spostato e ho fatto ho fatto il primo giro, scollinamenti così, poi sono sceso giù che quando sei quinta piena salti e poi paese. Hanno detto che in gara se arrivi lungo c'è il Marshall che apre la transenda perché vai Sì. a girare. Traiettoria bella pulita, un po' più fuori c'è quel brecciolino schifosettino. Quinta, dici morirò. Quarta. Buca mentre sei in fulga. Buche. Sinistra fermo e via. Rende molto meno dal video che sia stradale. Quando sei dentro, prima di fare quel sinistra lungo che appoggi tutto, fai secondo te? Fai la S. Bravo, nel sinistra. Puntano esterni, poi tagliano dentro, accordano l'interno, quasi che sfrigano la pedana, però almeno hanno già la moto dritta. Vabbè, 27,5 comunque pronti via non è. Com'è che facevano gli altri? 5 alto. Ok. E Puffes 26 ha fatto. È un secondino e mezzo. Ecco, adesso vorrei mettermi lì al volo, capiamo il rapporto. Ecco, dai. Ok, come avete sentito, tanta roba. Adesso stiamo facendo due modifichine perché ovviamente non conoscendo la pista, non conoscendo niente, rapporti, soliti discorsi, uguale come a Engelo. Pensavamo di usare la 0 perché freddo porco, ragazzi, ci sono tipo 10 gradi, 11 gradi. Invece la verità è che i primi dell'IDM pistaioli, quelli che veramente gomma su gomma, erano già con le SCX e mi dicono che qua con questo asfalto che è poco abrasivo ci vuole insomma quella gomma lì. Come tempi quelli dell'IDM stanno andando molto forte sul 26 e mezzo e qualcuno correrà la gara e qualcuno no, ma in ogni caso bisogna accelerare perché il tempo da fare è 25/26. Quindi rapporto gomma nuova, vediamo cosa esce.
che con te davanti io mica riesco a prenderti. Non ti prendi. Sta lì uguale. Hai fatto te? 6. Io? 7-8, 7-4, 7-6, 7-4. E io a te lì, c'ho tutto l'onboard, il gretino, uguale, identico. Schleitz, essendo un circuito semi-permanente, non come Angelo che è proprio stradale, abbiamo avuto il lusso, come avete visto, di fare ben 2 turni di libere. E qui abbiamo ritrovato, oltre ovviamente ragazzi dell'IDM, gente con cui correvo nella Stock 1000 nel 2015, anche i ragazzi dell'IRRC come Maurer ed Azzi e molti altri che sono appena tornati dall'isola di Man. Quindi, dato che con lui avevamo già parlato, andiamo a farci dire com'è stato. How are you? Yeah, I feel me bad. Yeah? Yeah, pain, a lot of pain. A lot of pain, eh? Where? Everywhere. No! On the complete body. You're a bit Yeah. like this, like a robot. Yeah, completely robot. Yeah, with a good feeling into the track, and yeah, I lost my front in the left hander in the exit, and this was my luck. Then I come not in the inside, and we have shortly before a long straight, and it was cold, and we have wind. This was the first left. Right. Left. First left, and I come inside and say, oh, it's amazing. Okay. Feels good. And the right. And then the exit. Okay. When you put the throttle, Yeah, nothing. I make nothing with the throttle. So slow, and I say, fuck. but the difference between the sea level and the mountain level, It's completely different. Completely? Different, yes. like 10 degrees, Yeah. Full gas, 6 gear, flat out, full gas. and like this. Yeah, here with the twin, the crash was with 130 kilometer per hour. Fuck. And you stay on the track, not on the... I stay up, go to the side, to the wall, and see the bike burning, and this was the bike completely burned. destroyed. Yeah, completely destroyed all. Why do you think in the Isle of Man this kind of old school bike is faster than an Aprilia, for example? This is a good question. I think the pattern is from the standard, from the stock with the engine, very great. And when you have a little bit tuning on it, it's a good bike, and the feeling and Very stable. so stable from the movements from left to right. All people feels good on the pattern, and it's amazing. The Aprilia comes more and more, better and better. Then I think the winning by They will arrive. Yeah, Italiano. Next year I think Manx GP. Max GP? Yeah, with the Aprilia. Okay. I'll try. I hope so. Che storie, che piloti e che pista. A dirvela tutta, Angelo faceva più impressione per gli alberi e le case vicine, ma Schleitz tecnicamente è molto più difficile, senza contare le wildcard dell'IDM estremamente veloci. Ma chi sono? Julian Puffe, vecchia conoscenza della Coppa del Mondo Stock 1000. Questa è casa sua e sarà sicuramente il riferimento da battere. Sheridan Morais, pilota sudafricano ex mondiale supersport con vittorie all'attivo. Insomma, un parterre decisamente competitivo di ben 38 piloti. Io nell'ultimo turno sono andato forte, 1.26.6 a un secondo da Julian. Il problema è che non abbiamo ancora toccato la moto. Non ha senso farlo quando stai ancora imparando la pista e mettendo a posto i rapporti. Ma tranquilli, useremo la prima qualifica per fare qualche modifica e migliorare. E invece no, perché ovviamente la pioggia ha rovinato i nostri piani. Quindi cosa facciamo noi? Andiamo alla Lidl a fare un bel po' di spesuccia. Non è una D, ovviamente. Un po' di briochine per i ragazzi. E noi cosa c'è da dire? Entreremo secchi in Q2, faremo del nostro meglio e poi ce la giocheremo in gara. Ecco, buongiorno! Ha portato un po' di viveri, cose. È bravo il nostro pilota. Ho preso doppie banane perché una si mangia e una non si sa poi per chi è salutista. Gli anacardi. Scusa, ma è Censurato 2024. Però a me sembra asciutto o sbaglio? infatti stiamo lavorando per quello. Andiamo a vedere, va?
Manca mezz'ora, c'è il rischio che si asciughi completamente, qualcuno ha le rain, qualcuno ha le slick, però tra mezz'ora secondo me tutti le tentano con la slick. Quindi vabbè, meglio perché giriamo, ma secondo me le condizioni non saranno buone per fare tempi di ieri. Però automizziamo ancora di più questa pista che, come vi ho già detto, è molto molto difficile. Vai. Richtig. Na, Moment. Moment. Salvatori mit Smiling. Salvatori. Tutte le categorie. Tac. Now one. Ok. Oh, the last one. Ok. Looking. Salvatori. No, sorrido. Salvatori crash. No, speriamo di no. Good luck. Thank you very much. Thank you, bye. Toccapalle. Li ho già toccate. Bravo. Occhio che escono. A fine turno fare il 17 forte. Infatti. Bravo. No, a me mi è piaciuta di più la moto così. Sì, mi aiutava a fermarmi di più. È tanto pesante nei cambi, cazzo. Nei cambi. Figa, mi devasta, però staccata è molto meglio, dà molto più feeling, poi ovviamente ogni volta che entri inizi a capire dove puoi usarti un po' di più, un po' di meno. Poi mentre giravi, gocce d'acqua. Settimana prossima deve essere al Mugello. Io mentre andavo in moto di quinta piena con le goccioline sulla visiera, un po' il culettino si è chiuso, non so se dal divano era la stessa cosa, ma in ogni caso adesso è il momento della Q2, molto complicato perché in questa curva abbiamo visto come traffico incredibile, è impossibile riuscire a fare un giro libero. Dovremmo far passo, dovremmo fare un sacco di cose, ma l'importante è partire davanti. Poi abbiamo sia gara 1 che gara 2, quindi lì poi improvviseremo insomma. E prima di dirvi le idee che ci sono venute, voglio ringraziare come l'altra volta in Olanda Grip Moto, che ci ha fornito tutto il necessario lato gomme per tutta questa avventura, quindi grazie mille, e ce ne darà anche per Froburg. Io vi lascio come al solito il codice sconto qui sotto, così serve anche a voi, e mi stanno dicendo che state spingendo come dei draghi, giustamente stagione bella, bisogna uscire full gas ovviamente in pista, se no sui passi andate un po' più tranquilli. Tornando alla strategia, metteremo su la gomma, staremo fermi un 10 minuti e cercheremo di trovare proprio lo spazio giusto per partire e riuscire a fare solo un giro libero. Sarà tosta, soffrirò a stare 10 minuti fermo, però è l'unico modo per cercare di non trovare nessuno in mezzo, quindi tuta e gas. È un casino trovare lo spazio per fare un giro libero in una pista dove si gira in 1 minuto e 25 con 40 partenti, capite bene la difficoltà. Quindi abbiamo atteso il nostro momento, adesso abbiamo visto che qualcuno stava uscendo, è il momento di entrare, trovare qualche secondo di margine e spingere come non mai.
Perfetto, non mi ha dato fastidio. Dai, chiudiamo sto giro. Sono a 3 decimi dalla pole, ma ho fatto una marea di errori, sono uscito largo alla curva 6, alla curva 7. Basta riuscire a mettere insieme il giro ed è nostra. Un'ultima possibilità, full gas. Cosa cazzo ho fatto? Perché sono così stupido? Perché? Perché voglio sempre quel qualcosa in più. Mamma mia, vorrei menarmi da solo. Adesso, mentre rotolavo, ho visto la moto che cappottava e mentre cadevo, lo avete sentito, ero terrorizzato. Terrorizzato perché è un attimo buttare una stagione per una cazzata del genere. Adesso torniamo ai box, capiamo cosa si è rotto, cosa non si è rotto, però la moto ha cappottato e in questi casi non è mai una buona notizia. Che coglione, che coglione, che coglione. Striscia gialla, crash 23. Fahren kann. Und man hat ja auch noch Zeit, denn die IAC Superbike ist ja oben wieder am Start. Und zwar Rennen 1, 13 Uhr dietro e quando ha ripreso il grip ho fatto così. Rennen 2 In seconda nel destra. 12 Runden. Also Julian Tufer in der Pole Position mit e si è der appoggiata IAC così. Superbike. E Das poi è entrata nella ist ghiaia. höchst erfreulich aus Schweizer Sicht. Ah, minchia! Ma tu gli hai dato una bella rinnovata. Are you okay? Yes. Thank you. Prima o poi doveva succedere, solo che così figa, fa molto male perché ogni volta che poi la picchi per terra dici potevo evitarlo, però andando piano non si cade. E soprattutto ho visto 25.8 facendo i sorpassi come avete visto, ho usato la Q per vedere, fare il giro buono e soprattutto per vedere se domani poteva essere una gomma per la gara, solo che essendoci tanti sinistra, quando arrivi a destra la differenza di grip devi stare un po' più attento. Sul destra mi aveva già avvisato, ho preso il gas, mi è partita, ho detto vabbè dai, poi gliel'ho dato proprio cattivo. Giro dopo, stesso punto, stesso identico punto, ho dato gas, un pelo forse troppo in angolo, un pelo troppo, e è partita quel tanto che è bastato per poi riprendere grip. E quando mi sono ritrovato la stavo per salvare, però a sto giro non ce l'ho fatta. E siamo più o meno a metà stagione, adesso bisogna capire quanti danni ci sono e sarà un gran casino per il Mugello. E come vi dicevo abbiamo proprio solo quella moto e quei pezzi, speriamo sia solo giusto la carena, qualche cazzatina che magari possiamo recuperare in questa settimana e via. E adesso dobbiamo capire se domani potremo fare la gara, vediamo.
eccoci qui al momento che non volevo arrivasse mai con la SBK, però ci siamo arrivati, quindi tanto vale spiegarvi il perché vi raccontavo che dopo una caduta seria la stagione era finita. E nonostante sia stata appunto una botta forte, c'è da dire che ci siamo più o meno salvati. Il jolly, diciamo, di tutti i bonus danni che avevamo ce lo siamo giocati, perché come potete ben vedere lì, primo gruppo di carene è andato, ne avevamo 2, quindi siamo a 1, idem la sella. E adesso vi faccio vedere quali sono i problemi veri, perché se tra tutti questi connettori se ne fosse rotto uno, che sono dati fondamentali, la moto non sarebbe più partita, oppure il teleletto posteriore, non avremmo avuto un altro. Bel casino per domani. Si è rotto il supporto pedana, quello dentro, quindi abbiamo dovuto avanzare di un buco le pedane, quindi dovrò guidare in una posizione diversa da quella alla quale sono abituato. Gli scarichi miracolosamente sani e salvi, forcellone sano e salvo, forcelle sane e salve, piattaforma inerziale sana e salva. Se la moto, invece che girare in questo modo come avete visto, avesse puntato in avanti e avesse schiacciato tutta la parte anteriore, Mugello la vedevamo col binocolo. E appunto domani dovremo fare un po' una gara in conserva. Cosa si dice in questi casi? Lo dite voi, non lo dico io. A parte più o meno questi 10k di danni volanti che ci sono, l'abbiamo sfangata. Domani gara 1, gara 2, vediamo di fare il best, sempre pensando che settimana prossima c'è il National al Mugello e non dico che sia un match point, ma si avvicina molto, quindi non possiamo far cagate. Certe volte mi odio con tutto me stesso. Nonostante sia la prima caduta dell'anno, forse si poteva evitare. Le aspettative sono il problema. Prima gara in Olanda e vinci da rookie con la pettorina gialla? Quindi sei obbligato a fare uguale nelle successive. Ogni risultato peggiore della P1 è una sconfitta. No cazzo, non deve essere così. Eppure non riesco a cambiare. Questo è un mio grosso limite. Se in Olanda, senza le maledette aspettative, mi ero goduto il viaggio, qui no. Il pensiero è sempre alla prestazione e non alla situazione spettacolare che stai vivendo. Ma allo stesso tempo mi chiedo, otterrei gli stessi risultati senza questa mentalità? Esiste una via di mezzo? Mentre queste domande continuano a fare capolino nella mia testa, insieme al dolore per il volo di ieri, è arrivato il momento di gara 1. Io e il Ducatone siamo malconci entrambi, ma come al solito ce la metteremo tutti. Ok, non male la partenza, sono riuscito a ritornare in seconda posizione subito, ma dopo queste prime curve la moto ha qualcosa che non va. Non so se è per la posizione diversa delle pedane, ma il feeling, soprattutto come avete sentito, i cambi marcia sono strani, non sono fluidi. Quando c'è il traction che sta lavorando e proprio a inserire marcia fa tutto un taglio di corrente strano. Non ha senso rischiare, quindi andiamo per gradi. Tu che stai guardando questo video, ti sei ricordato di controllare se YouTube ti ha fatto lo scherzetto con la disiscrizione dal canale? Mi raccomando. E se non sei ancora iscritto, cosa stai aspettando? È facile, veloce e soprattutto, che non è scontato, gratis.
preso, c'è qualcosa che non va assolutamente. Ormai sto ballando, sono in gara, devo stare attento perché non capisco ancora se sono io che tocco dentro la pedana, se è il cambio che non sta funzionando correttamente o se appunto semplicemente la moto ha dei problemi elettronici. Non ha senso assolutamente pensare a Julian lì davanti che ha un altro passo, e soprattutto noi dobbiamo pensare ai nostri problemi perché ne abbiamo abbastanza. Direi che un ottimo obiettivo per questa gara è portare a casa il podio. Non so bene cosa dire perché il passo attualmente non è male, 1,26 e qualcosa, Julian sta andando molto più forte, sta mantenendo quello che ha fatto in qualifica, quindi 1,25 e mezzo più o meno. Noi invece rispetto alla qualifica abbiamo alzato di 6-7 decimi perché ragazzi non ho assolutamente in mano nulla. Sto cercando di capire perché il cambio mi fa questi scherzi, sto molto attento al feedback che mi sta dando indietro la moto per evitare di ritrovarmi a gambe all'aria senza sapere bene il perché, quindi continuiamo su questo passo che al momento la P2 ce l'abbiamo bella stretta tra le mani e dopo quello che è successo questo weekend sembrava assolutamente impossibile. Ma io non ho parole ragazzi, ma che, cioè i doppiati, non lo so, forse mi devo abituare, ma qui i doppiati se ne sbattono totalmente. Vi giuro, stavo per entrargli pieno nella discesa, però poi mi sono detto se per sbaglio ci accartocciamo non me lo perdonerei mai, quindi tanto dietro ho spazio, tranquilli, davanti ormai è andato via. Che cavolata che ho fatto, che cazzata. Ragazzi, sono qua che continuo a pensare ad altro piuttosto che a guidare. Sono ripassato su una sconnessione, la moto ha tagliato male nel cambio marcia, così. Ho preso un'altra facciata nel cupolino e mentre stavo pensando a ma cosa può essere, cosa non può essere, mi sono ritrovato che il punto di staccata era tipo là e quindi ho staccato 20 metri dopo. Poco male, Maurer è a 2-3 secondi, quindi adesso concentrazione, mancano 3 giri, portiamo questa P2 nell'europeo a casa. Allora, le marce non entrano come devono entrare. È duro, cioè, non entrano pulite. E poi appena c'è un po' di tipo movimenti, eccetera, ho preso delle facciate nel. Ora ci guardiamo, Se era 2 ci guardiamo. Del paraolio. E questo qua che divide l'olio del motore con la parte esterna. Guarda che lo vedi qua proprio. Vedi? Ecco, questo. Il mio discorso è che vabbè, se c'è questo si cambia a posto. Esatto.
Ok, non vorrei capire se la botta può aver inchiodato tutto No, dentro. secondo me no, assolutamente no, se no Perché avremmo sennò altra avrei fatto gara. Assolutamente. Lì ha tenuto, adesso No, ma se io se gli vai ancora sopra e continua a spingere, può essere che si allarghi il panoglio, si allarghi, però se si fa l'olio sulla gomma, ragazzi. Abbiamo fatto P2, tutto bello, tutto felici, Sì. c'è il mugello, sempre succede veramente... No, qua può capitare. capito, Quello, può capitare. quello può succedere. No, io... Perché nel titolo ho scritto ritirati? Ragazzi, perché è così. Purtroppo gara 2 non la correremo. È una decisione sofferta, ma è quella giusta da prendere. Io e la moto abbiamo dato tutto, ma non c'è rimasto nulla in tasca. Perdite di olio, pezzi crepati e dolori ovunque. Guardiamo il lato positivo. Ancora una volta siamo stati lì davanti su una pista sconosciuta, estremamente tecnica e da pelo. Io e il bombardone potevamo farci molto più male e ogni gara su strada è un piccolo tassello verso il sogno dell'isola. Bravissimo Julian che ha fatto una gara magistrale. Anche a posto non penso che avremmo potuto giocarcela e grazie a tutto il team che con quello che avevamo a disposizione sono riusciti a farmi correre gara 1 in maniera perfetta con il passo gara dell'1.26 che avevo in mente di fare. L'Europeo IRC ci si rivede a settembre con il gran finale a Froburg, ultima mia wildcard della stagione. Non vedo l'ora di correrlo tutto nel 2025. Per il resto, gas e ci vediamo al prossimo video.